Ciao a tutti. Il feticismo del piede, chiamato podofilia, è un marcato interesse per i piedi umani, in particolare quelli delle donne. È uno dei feticismi più comuni tra gli uomini. Nessuno è sorpreso che una persona sia attratta dalle caratteristiche di un'altra, indipendentemente dal sesso. Ma appena si parla di piedi, sembra che si parli di un argomento tabù. Feet of an investor. Questo argomento tabù per molti è stato chiaramente esposto nei dipinti, nei romanzi o nei film famosi. Ricordiamo, ad esempio, l'inizio del film Lolita di Stanley Kubrick. Un feticista del piede può eccitarsi vedendo, toccando, accarezzando, succhiando, solleticando, leccando, massaggiando, baciando o annusando i piedi degli altri. La risposta del feticista è molto simile all'eccitazione davanti ai genitali di un'altra persona. Inoltre, alcuni feticisti dei piedi si divertono a praticare con i loro partner la tecnica del foot job, che consiste in un massaggio erotico praticato con i piedi. A molti feticisti dei piedi piace vedere una persona che cammina scalza per strada o in luoghi pubblici, e quasi sempre preferiscono vederla senza essere visti. Alcuni preferiscono avere i piedi puliti e ben curati, mentre altri li preferiscono sporchi, soprattutto la pianta dei piedi, macchiata, ad esempio, di sporcizia del terreno o di sabbia della spiaggia. Allo stesso modo in cui la lingerie erotica mette in risalto gli attributi del corpo di una donna, per un feticista dei piedi è molto stimolante indossare scarpe e altri elementi come anelli ai piedi, unghie dipinte, tatuaggi, cavigliere, eccetera. Il feticismo del piede e il feticismo delle scarpe sono due cose diverse, anche se è vero che esiste una relazione tra i due, poiché la maggior parte dei feticisti del piede percepisce le calzature normalmente femminili in modo erotico. Le scarpe con i tacchi alti sono spesso considerate sensuali, ma molti feticisti sono attratti dai mocassini o dalle scarpe da ginnastica in stile tennis, per scarpe estremamente consumate. Non mancano gli amanti delle calze e dei reggicalze. Come sappiamo, le trasparenze sono estremamente sensuali e quindi le calze, che sono capi per vestire gambe e piedi femminili con trasparenze, hanno molti estimatori. Perché esiste il feticismo del piede? Cause biologiche. I piedi sono pieni di terminazioni nervose e sono molto sensibili, quindi il feticista sa che il proprietario di quei piedi proverà un grande piacere se li tocca, un pensiero che lo eccita. Umiliazione. I piedi sono spesso considerati una parte innocua del corpo. Pertanto, costringere il tuo partner a toccarlo o baciarlo può essere considerato una forma di umiliazione. È qualcosa che ad alcune persone piace molto. Dominio. I piedi possono portare a giochi di sottomissione e dominio. Molte persone con podofilia possono divertirsi strisciando ai piedi di un'altra persona, adorando i loro piedi o lasciandoli riposare su di essi. Cercando di spiegare questi comportamenti abbiamo tre possibili spiegazioni. Secondo il neurologo Sigmund Freud, in molte culture l'esperienza del bambino con la madre può provocare adorazione per il suo piede. Se questo lascia un segno, può trasformare il piede nel primo oggetto dell'eccitazione sessuale. Una spiegazione del collega neurologo Vilayanur S. Ramakandran sottolinea il fatto che il piede e i genitali occupano aree contigue nella corteccia somatico-sensoriale. Si ritiene che possano esserci collegamenti tra i due. È stato anche proposto che dietro il feticismo del piede ci possa essere semplicemente l'idea che i piedi siano normalmente nascosti, come i genitali, e quindi esporre i piedi potrebbe ipoteticamente produrre una sensazione di piacere. Sono tutte congetture e forse non sapremo mai perché così tante persone sono attratte da tutto ciò che riguarda i piedi di una donna. Baci.